Ciao e benvenuti sul nostro canale. Se siete italiani e state programmando un viaggio in Turchia, oppure se siete semplicemente curiosi di conoscere meglio questo paese, questo video fa proprio al caso vostro. In questo video vi parleremo di alcune cose che nella vita quotidiana in Turchia sorprendono maggiormente gli italiani. Non si tratta assolutamente di paragoni tra l'Italia ed altri paesi, né di giudizi positivi o negativi, ma semplicemente di differenze culturali. Secondo noi, infatti, sono proprio queste differenze a rendere un paese, un luogo, una persona davvero speciali. Questo video è anche l'inizio di una piccola serie. Nel primo episodio ci concentreremo sugli aspetti della vita quotidiana. Se siete pronti, iniziamo! Gli animali randagi in Turchia. Quando arrivate in Turchia, indipendentemente dalla città che visitate, una delle prime cose che noterete passeggiando per strada sono gli animali randagi. In Turchia è molto comune vedere cani e gatti per le strade. Questa abitudine risale all'impero ottomano. All'epoca, gli animali che vivevano per strada erano rispettati dalla popolazione e ogni famiglia, nei limiti delle proprie possibilità, si prendeva cura di loro. Poiché buttare via il cibo era considerato un peccato, gli avanzi venivano dati agli animali. Esistevano perfino delle fondazioni create appositamente per garantire il loro nutrimento regolare. I gatti, in particolare, conducevano una vita molto comoda e rilassata e venivano chiamati dalla gente i veri padroni di casa di Istanbul. Questa tradizione, in generale, continua ancora oggi. Praticamente tutti gli animali randagi sono adottati da tutti. Le persone mettono ciotole d'acqua per strada, comprano cibo o crocchette e durante i mesi freddi lasciano cartoni, coperte e altri materiali per proteggerli dal freddo. Davanti a molti bar, ristoranti e condomini vedrete spesso delle ciotole sempre piene. Ancora più sorprendente è il fatto che entrando in un centro commerciale, in un negozio, in un ristorante o in un bar, potreste imbattervi in animali randagi sdraiati a terra, che dormono o che semplicemente vi osservano. Anche i comuni sono molto attivi su questo tema. Per tutelare la salute pubblica, la responsabilità degli animali randagi è affidata alle amministrazioni locali. E in questo contesto gli animali vengono vaccinati, ai cani vengono applicate delle targhette auricolari e in caso di necessità vengono curati gratuitamente dai veterinari comunali. Altri comuni realizzano anche rifugi per questi amici a quattro zampe. Se amate gli animali, possiamo dirvi con certezza che visitare la Turchia vi renderà felici. Se invece avete paura di cani e gatti, non preoccupatevi, sono vaccinati e generalmente non disturbano le persone, poiché sono abituati alla convivenza con gli umani. I turchi e la cultura del tè. Un'altra cosa che vi sorprenderà in Turchia è il tè. I turchi bevono il tè a colazione, a dopo pranzo, dopo cena, insomma a qualsiasi ora del giorno e praticamente ovunque. Potrete vederlo mentre fate acquisti in un negozio, quando vi sedete in un bar o quando entrate in un ufficio per qualsiasi motivo. Se in Italia il caffè è una parte fondamentale della vita quotidiana, in Turchia lo è il tè. Si tratta di tè nero, coltivato nelle regioni settentrionali del paese e solitamente non si usa il tè in bustina. Il tè viene preparato con uno strumento speciale chiamato çaydanlık, presente in ogni casa turca. È composto da due parti. Nella parte superiore si trova il tè in infusione, mentre in quella inferiore l'acqua calda. Il tè viene sempre servito in un bicchiere sottile e trasparente, accompagnato da un piattino. Quando andate a trovare qualcuno a casa o fate visite in un luogo, vi verrà quasi sempre chiesto: vuoi bere un tè? Proprio come il caffè in Italia, anche questo è un gesto di cortesia. Offrire il tè è un modo per dire benvenuto. Anche al ristorante, dopo aver mangiato, spesso vi verrà chiesto se desiderate un tè, che molto spesso è offerto gratuitamente. La cultura della colazione turca. Una delle cose che probabilmente vi sorprenderà di più e che vi piacerà molto è la colazione turca. Se siete abituati a iniziare la giornata con una colazione veloce, la colazione turca potrebbe sembrarvi inizialmente molto abbondante, forse perfino un po' esagerata. A colazione si mangiano insieme cibi dolci e salati, olive, formaggio bianco, pomodori, cetrioli, diverse marmellate, prodotti da forno, uova, omelette e molto altro.
Soprattutto nei fine settimana, quello che in Italia è un pranzo o una cena in famiglia, in Turchia viene spesso vissuto come una colazione in stile brunch. La colazione del weekend è un momento speciale, lungo e rilassato, da trascorrere con la famiglia o con gli amici, godendosi il tempo insieme. Se volete provare la colazione turca, troverete molti ristoranti e caffè specializzati. Ricordate, non siete obbligati a mangiare tutto quello che viene servito. Nella colazione turca non conta quanto mangiate, ma quanto vi godete il momento. Per questo motivo non è solo un pasto, ma una vera esperienza sociale. È importante mangiare senza fretta, parlando e condividendo il tempo. L'ospitalità e la curiosità dei turchi. In Turchia potrete chiedere aiuto anche a una persona che non conoscete, chiedere indicazioni, fare una richiesta o domandare informazioni, e molto spesso, proprio come in Italia, le persone cercheranno di aiutarvi. A volte possono persino esagerare. Se chiedete a qualcuno da dove parte un autobus, quella persona potrebbe accompagnarvi fino alla fermata e aspettare con voi per assicurarsi che prendiate quello giusto. Soprattutto nei piccoli centri fuori città, potrebbero invitarvi a casa loro e offrirvi immediatamente qualcosa da mangiare o da bere. Tutto questo è assolutamente normale nella cultura turca. Quando scoprono che siete italiani, potrebbero dirvi le poche parole italiane che conoscono, come nomi di piatti di pasta, calciatori famosi o luoghi turistici importanti. Potrebbero anche chiedervi se vi piace la Turchia. Il tono di voce e il linguaggio del corpo. Un altro aspetto che inizialmente potrebbe sorprendervi è il tono di voce e il linguaggio del corpo. I turchi, soprattutto in ambienti affollati o quando parlano in gruppo, parlano con un tono di voce più alto, usano molto le mani, fanno molte espressioni facciali. Da fuori questo può sembrare a volte come se stessero litigando, ma nella maggior parte dei casi si tratta di una conversazione normale. Non significa che siano arrabbiati, è semplicemente uno stile di comunicazione diverso. Per gli italiani questo non è del tutto estraneo, ma in Turchia è forse un po' più evidente. Conclusione. In sintesi, nella vita quotidiana in Turchia ci sono molte cose che possono sorprendervi, ma sono proprio questi dettagli a rendere il paese più caldo, più accogliente e più memorabile. Nel prossimo episodio della serie parleremo invece della cultura, del cibo, delle abitudini legate alla mancia. Se questo tipo di video vi piace, mettete un like, lasciate un commento e iscrivetevi al nostro canale. Ci vediamo nel prossimo video. A presto!